Ivan Perisic al Tottenham. Si va verso la conclusione di questa, diciamo, mini telenovela con l'esterno croato che ormai sembra davvero prossimo a dire sì ad Antonio Conte e a trasferirsi in Inghilterra e quindi contestualmente a non rinnovare il suo contratto con l'Inter. Episodio doveroso quest'oggi, cari amiche e cari amici di Passione Inter, ben ritrovati. Approfondiamo il tema Ivan Perisic e questa notizia che in qualche modo comunque rappresenterà uno spartiacque per il futuro dell'Inter, perché perde l'Inter sicuramente un grandissimo giocatore, ma allo stesso tempo si aprono le porte per altri nuovi acquisti e per uno spazio a bilancio che effettivamente Perisic andrà a liberare e di cui parleremo anche all'interno di questo episodio. Ben ritrovati, lanciamoci subito quindi nella news perché ho tante cose da dovervi dire e voglio partire da un riassunto appunto dei fatti e della notizia. Che cosa è accaduto in questi giorni? Negli scorsi giorni l'Inter ha avanzato una nuova proposta ad Ivan Perisic, un nuovo contratto per poter rinnovare 5 milioni, era la cifra ai quali venivano aggiunti dei bonus, 5 milioni netti a stagione per 2 anni di contratto, una proposta molto importante per un giocatore che, ripetiamo, in questo momento ha 33 anni, quindi per usare un eufemismo, calcisticamente parlando non è più giovanissimo. Ad Ivan erano stati dati dei giorni per riflettere sulla proposta, lui sembrava inizialmente essere intenzionato a dire sì, c'era cauto ottimismo nelle primissime ore. Nel frattempo però si è inserito con forza il Tottenham di Antonio Conte, che inizialmente sembrava solamente una suggestione, un club diciamo alla finestra, in realtà si è inserito con grande forza e nelle ultimissime ore ha dato l'accelerata decisiva all'affare, offrendo a Perisic sempre 2 anni di contratto, però 6 milioni netti a stagione. Non è un mistero che i club inglesi abbiano maggiori possibilità di quelli italiani e probabilmente non solo, e quindi Antonio Conte sembra aver convinto definitivamente Perisic a trasferirsi in Inghilterra. Questo è un po' il quadro della situazione. Nel momento in cui sto registrando non è ancora arrivata l'ufficialità, però le ultime voci e le ultime indiscrezioni di mercato vanno tutte in quella direzione, quindi ci aspettiamo questo tipo di epilogo, sebbene il mercato, come dico sempre, abbia davvero delle vie infinite. Allora, ci siamo confrontati in redazione, soprattutto con nostro Lorenzo Polimanti, ma anche con tutti gli altri ragazzi, e abbiamo deciso di fare questo contenuto in cui mettere dentro un po' tutte le idee, come facciamo sempre, cercando di individuare i lati positivi e quelli negativi di questo tipo di epilogo. Voglio partire da un'analisi dal punto di vista di Perisic, cioè perché Perisic ha scelto questo. Allora, fondamentalmente non è un mistero che ormai da anni, addirittura dagli inizi, dai primi anni in cui Perisic è arrivato all'Inter, lui sognasse di andare in Premier League. Io ricordo bene l'anno di Spalletti in cui sembrava vicinissimo ad andare al Manchester United. Già da lì c'era la sensazione che Perisic volesse prima o poi provare la Premier League. Non ce l'aveva fatta, era andato un anno in prestito al Bayern Monaco, ma per il resto negli ultimi 7 anni, ad eccezione di questa stagione appunto al Bayern, è sempre stato in Italia e all'Inter. Va in un club importante. Io capisco che i tifosi dell'Inter, e io per primo, ritenga l'Inter anche a livello di blasone migliore del Tottenham, però se ci riflettiamo un attimo, Perisic sta andando in un club che giocherà la Champions League, un club allenato dal suo ex allenatore, con il quale quindi ha già lavorato, conosce già i suoi metodi, conosce già il suo impianto tattico e la posizione in cui verosimilmente giocherà, e andrà a guadagnare anche 1 milione di euro in più netti a stagione, che non fanno mai male per un giocatore. Quindi dal mio punto di vista, mettendo insieme tutte queste condizioni, la scelta di Ivan Perisic è del tutto comprensibile e non mi sorprende particolarmente rispetto per esempio a quanto avrebbe potuto fare la scelta di andare alla Juve. Allora lì sì, forse mi avrebbe sorpreso e anche deluso un pochino di più. E poi io vi voglio sottoporre anche questa riflessione che ho visto leggere, ho letto da pochi all'interno di questi ultimi giorni. Non è che forse lo stesso Perisic, consapevole dell'annata clamorosa che ha fatto in questa stagione appena conclusa, si sia sentito quasi, diciamo, arrivato alla fine di un ciclo, cioè abbia sentito di aver dato tutto ormai all'Inter, purtroppo non è riuscito a chiudere con un bello scudetto che forse ci saremmo anche meritati, e quindi ha semplicemente preso coscienza e accettato che il suo ciclo interista era finito e che difficilmente avrebbe potuto fare tanto bene anche nelle prossime stagioni. Non lo so, è un'ipotesi che vi butto lì.
In ogni caso, da parte mia, e penso anche dell'Inter, ma non voglio parlare a nome di altri, però perlomeno da parte mia, c'è sicuramente un saluto cordiale e un sincero in bocca al lupo ad Ivan Perisic. Ripeto, non riesco a provare né rabbia, né rancore, né altro per la sua decisione e sinceramente gli auguro anche il meglio, perché vederlo giocare ancora così bene aumenterebbe il rimpianto per un tifoso dell'Inter, quale sono anch'io. Però non riesco a volergli male dopo tutto quello che ha fatto in questi 2 anni. Quindi buona fortuna e in bocca al lupo ad Ivan Perisic. Spostiamoci però sul lato Inter, che è quello che poi ci interessa un po' di più. L'Inter, dicevo, in apertura del contenuto, ha fatto un'offerta molto importante e che non era di fatto ulteriormente alzabile. Anzi, mi spingo a dire un'altra cosa che forse farà innervosire qualcuno, ma secondo me è così. Per la nuova politica che l'Inter ha stabilito nell'ultimo anno e mezzo, diciamo così, proporre un rinnovo di contratto ad una cifra simile per un giocatore dell'età di Perisic tendenzialmente sarebbe un qualcosa che verrebbe evitato completamente in linea teorica. L'Inter poi ha deciso di farlo perché secondo me è rimasta anche lei stessa sorpresa dell'enorme rendimento che ha avuto Perisic fino alla fine della stagione e quindi non avanzargli neanche una proposta sarebbe stato forse un po' troppo. Quindi l'Inter ha diciamo fissato dei paletti, ha detto io entro questi paletti accetto che tu eventualmente rimanga, però non posso permettermi di andare oltre. Perché non posso permettermi di andare oltre? Per 2 motivi fondamentalmente. Il primo è l'età e quindi inevitabilmente la non certezza che Perisic replichi ancora per 1 anno o per 2 una stagione sul livello di quella appena trascorsa e questo è inevitabile. Io mi sono spesso speso dicendo che secondo me Perisic è un giocatore che è geneticamente superiore alla media e lo dimostra anche la condizione fisica che gli ha permesso praticamente di non saltare mai una partita, il fatto che si alleni sempre a 1000, lo si vede anche sul suo profilo Instagram, eccetera, però non è sicuro, cioè questa è una sensazione, non è detto che l'anno prossimo diciamo replica ancora una volta una stagione di questo tipo, considerato pure che c'è di mezzo il mondiale e sappiamo quanto il mondiale a livello di motivazione e di spinta per tutti i giocatori conti molto. Quindi una Croazia che magari arriva in fondo e che fa comunque bene al mondiale, non è detto che ti restituisca un Perisic ancora di quel livello lì. Ma soprattutto il secondo motivo davvero importante è che tu hai già comprato il sostituto. Robin Gosens, ragazzi, ci stiamo un po' dimenticando probabilmente di che razza di giocatore sia, perché probabilmente fino a un paio di anni fa o anche di meno buona parte dei tifosi interisti avrebbero scelto Gosens a discapito di Perisic. Quindi non dimentichiamoci che abbiamo in casa un esterno fortissimo, con dei numeri quasi da attaccante, e che l'anno prossimo avrà, giustamente dal mio punto di vista, le porte aperte per prendersi la fascia sinistra in quanto a titolare. Anche perché già in questi mesi Gosens è tornato a perdere la nazionale tedesca, non è stato convocato visto che di fatto non giocava mai, e come ho detto più volte mi aspetto francamente che giustamente chieda più spazio nella stagione che sta arrivando e quindi l'addio di Perisic non potrà che favorire Robin Gosens, anche perché, diciamocelo chiaro ragazzi, per la situazione in cui si trova l'Inter, che non è il Manchester City, che non è il Liverpool, che non è il Real Madrid, avere 2 giocatori di quel livello lì nella stessa posizione era probabilmente un lusso. Ora non dico che l'Inter debba avere le riserve del calibro dei centrocampisti che abbiamo avuto quest'anno, però c'è anche una via di mezzo tra le riserve di quel tipo ed avere un Gosens che fa il cambio a Perisic. Cioè l'ideale è che l'Inter abbia delle riserve affidabili, magari giovani e di prospettiva. Perisic Gosens nella stessa posizione probabilmente era un po' un lusso. E quindi permettetemi a questo punto di fare un elogio al direttore Marotta e anche al direttore Ausilio, perché sono stati molto bravi dal mio punto di vista ad anticipare il colpo Gosens comprandolo quando ancora era indisponibile e quindi secondo me un piccolo sconticino anche per questo lo hanno ricevuto. Sono riusciti a far accettare una formula molto vantaggiosa per l'Inter e soprattutto ad evitare quello che attualmente, se Gosens fosse stato comprato in queste ore, sarebbe stato un ricatto, perché è inevitabile che il club che ti vende Gosens o che ti vende qualunque altro esterno tu voglia andare a comprare per fare il sostituto di Perisic, sapendo che Perisic va via, cerca di ricattarti e te lo fa pagare, non dico il doppio, ma sicuramente di più. Quindi anche qui mossa molto lungimirante dal punto di vista tecnico e anche economico da parte della dirigenza dell'Inter. Quindi fondamentalmente all'Inter dispiacerà sicuramente di perdere un giocatore così forte,
non si strappa i capelli, secondo me, perché poi quest'anno i rinnovi sono stati numerosi, anche gli sforzi dal punto di vista economico sono stati tanti, l'ultimo dei quali è quello per Marcelo Brozovic, un altro giocatore non più giovanissimo, al quale giustamente è stata riconosciuta una cifra importante. Non dimentichiamoci un'altra cosa: in Serie A i giocatori che partono a parametro zero non sono una novità. L'Inter non è pionieristica da questo punto di vista, che ha inaugurato questa stagione dei giocatori persi a zero con Perisic. Abbiamo avuto il caso Çalhanoğlu, abbiamo avuto il caso Donnarumma, a brevissimo avremo il caso Kessie, a brevissimo avremo il caso Dybala, Insigne nel Napoli, cioè tutti i giocatori più giovani di Perisic, in alcuni casi forse anche più legati all'ambiente rispetto a Perisic. Vedi Insigne, che di fatto era diciamo, lo Scudizio, veniva chiamato a Napoli, c'era l'uomo che rappresentava la Napoli calcistica. Anche altre squadre non si sono fatte problemi, se le richieste andavano oltre una certa cifra, ad abbandonare i loro giocatori. Quindi è un qualcosa che secondo me ci deve quantomeno far riflettere. Quali sono i lati negativi della perdita di Perisic? In primis l'Inter perde un leader assoluto con una mentalità maniacale. Tante volte abbiamo ironizzato sul fatto che spesso vedevamo Perisic anche dopo i gol, durante l'esultanza, andare da Dumfries e dirgli no, ma fai così, fai quell'altro movimento, e lo prendevamo un po' in giro anche per questo, ma questa è la dimostrazione del tipo di mentalità che quest'anno Perisic ha portato nell'Inter e che secondo me si farà sentire, non avendocelo più per la prossima stagione. E questo secondo me è uno dei motivi principali per i quali Simone Inzaghi ha spinto per il rinnovo di contratto, pur consapevole dei limiti che la società aveva imposto. Altra cosa da non sottovalutare: Lukaku e Hakimi l'anno scorso ti hanno fatto perdere una quota gol e assist impressionante. Anche Perisic ti fa perdere questo: 10 gol e 9 assist in questa stagione, che vanno recuperati con probabilmente buona parte con Gosens e poi magari distribuendoseli sul resto della squadra, però anche questo verrà a mancare. Un'altra cosa che sto leggendo anche qui molto poco, ma su cui secondo me bisognerà fare un approfondimento e magari ci dedicheremo anche noi di passione Inter a farlo, è il fatto che Gosens è un giocatore molto diverso da Perisic. Quindi l'interpretazione della fascia sinistra e anche della fascia destra, secondo me, e più in generale del gioco dell'Inter, dovrà cambiare, perché Gosens non ha le caratteristiche che aveva Perisic e secondo me deve essere innescato, per farlo rendere al meglio, in una maniera un po' diversa. Quindi mi aspetto anche che da parte di mister Inzaghi si faccia anche qualche piccolo correttivo. Vado verso la chiusura. Quali sviluppi a questo punto avrà il calciomercato dell'Inter? Beh, inevitabilmente, come ho detto, Gosens diventerà il titolare della fascia sinistra e quindi quello che adesso l'Inter andrà a cercare sarà un vice Gosens, un giocatore che possa prendere il posto che quest'anno era stato di Gosens, quindi dell'esterno in panchina. Il profilo che cerca l'Inter, come dicevamo prima, è quello di un giovane promettente che possa crescere alle spalle del tedesco e che peraltro rappresenta anche un colpo dal punto di vista economico con un impatto minore, perché è abbastanza inevitabile. Non a caso i profili che si stanno seguendo sono quello di Parisi dell'Empoli e soprattutto di Cambiaso del Genoa. Io farei molta attenzione al nome di Cambiaso, che ho la sensazione possa col passare dei giorni scaldarsi sempre di più, però lo vedremo. Tutti i profili, anche in questo caso, in linea con il progetto e con la visione che l'Inter ha dimostrato di aver assunto nell'ultimo anno e mezzo. E poi, ultima cosa molto importante, il peso a bilancio che aveva Ivan Perisic era un peso importante. Si parla di 12 milioni e mezzo circa, che sono la somma fra i 9,3 di ingaggio lordi e i 3,2 di ammortamento, che ancora pesavano sulle spalle di Perisic. Quindi a bilancio il suo addio libererà 12 milioni e mezzo circa, che non sono pochi, a cui si vanno aggiunti, come sappiamo ormai da tempo, quelli dei cileni, di Kolarov, di Vecino, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso l'Inter libera delle risorse importanti e credo, come per esempio scriveva anche Alfredo Pedulla in queste ore dopo la novità di Perisic al Tottenham, credo che possano anche dare modo di accelerare su alcune urgenze in entrata su cui l'Inter sta lavorando da un po'. Il primo nome a cui penso è Mkhitaryan della Roma, ma ci sono anche Bremer e Dybala, che sono altre priorità su cui l'Inter lavora da tempo. Questa, ragazzi, era un po' la mia visione della situazione Perisic. Come ho detto, ho cercato di inserire sia i lati positivi che i lati negativi e di darvi la mia opinione sull'addio di Perisic, che, ripeto, personalmente mi spiace tantissimo, però posso capire e quindi in questo momento non mi resta
che ringraziare appunto Perisic per quello che ha fatto. Ha comunque scritto la storia dell'Inter perché ha portato dei trofei su tutti lo scudetto, e augurargli veramente l'in bocca al lupo in vista del futuro. Quindi ringrazio Perisic e ringrazio anche voi se siete stati ad ascoltarmi fino a questo punto dell'episodio. Fatemelo sapere con l'emoji della bandiera croata, è inevitabile, avendo parlato di Ivan Perisic. Lasciate anche un mi piace al contenuto se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Immagino che ne arriveranno una valanga, quindi cercherò di rispondere a tutti e di sviluppare appunto la discussione anche nei commenti. Qui di fianco, mi raccomando ragazzi, vi lascio, per chi ci sta seguendo da YouTube, il contenuto che abbiamo pubblicato ieri, in cui abbiamo fatto un punto della situazione sulle ultime di mercato, a partire da Perisic, ma non solo. Quindi se volete anche un punto della situazione su Mkhitaryan, su Bremer, su Dybala, eccetera, eccetera, mi raccomando, cliccate qui. Per il resto vi ricordo passioneinter.club se volete sostenere il nostro progetto ed abbonarvi ed unirvi alla splendida community del club di Passione Inter, con cui ieri sera abbiamo vissuto una bellissima serata col gran galà di Passione Inter. Trovate anche questo sui nostri canali se volete recuperarvelo, e per il resto vi ricordo che ci troviamo ogni giorno a partire da stasera in live dalle 19:30.